Molte volte si sente parlare di testi apocrifi. Spesso in servizi giornalistici, televisivi o su carta stampata emergono notizie, scoop, scoperte relative al mondo degli apocrifi. E c'è una particolare curiosità da parte di molti su questa realtà che sembra strana, quasi tenuta nascosta per paura. Noi abbiamo nelle nostre conversazioni sempre affrontato i testi canonici delle Sacre Scritture. Dedichiamo adesso alcune puntate a libri che non fanno parte del canone biblico cristiano, ma che sono nell'ambiente in cui è nata la Bibbia ed è vissuta la comunità cristiana, proprio per chiarire queste realtà letterarie che in modo estremamente generico si chiamano apocrifi. Partiamo allora da questo termine. Apocrifo si contrappone a canonico. Sono due termini greci che non abbiamo tradotto e quindi inevitabilmente non comprendiamo bene. Li carichiamo di significati particolari e tecnici. Iniziamo. Canonico deriva da canone. In greco canon è la misura. È la stessa parola con cui indichiamo la canna, in quanto unità di misura. Si definisce canonico un testo che rientra nelle misure stabilite da una autorità. Così parliamo del canone dell'Antico Testamento, stabilito dalla tradizione ebraica. Ne abbiamo due: quello della tradizione ebraica palestinese e quello della tradizione ebraica ellenista. Gli ebrei di Gerusalemme considerarono parte delle scritture e quindi definirono canonici alcuni libri, quelli che erano scritti in ebraico e che venivano ritenuti ispirati da Dio. Gli stessi testi tradotti in greco vennero considerati ugualmente ispirati dalla comunità ebraica di lingua greca che viveva ad Alessandria d'Egitto, ma questa comunità vi aggiunse alcuni altri libri. Le autorità religiose di Gerusalemme e di Alessandria, entrambe di religione ebraica, stabilirono questi due elenchi di libri. Il secondo leggermente più ampio del primo. La comunità cristiana, essendo soprattutto di lingua greca, utilizzando la Bibbia dei 70, cioè quella tradotta in greco alcuni secoli prima di Cristo, adottò l'elenco dei libri della tradizione ellenista. E quindi si venne a creare il canone cristiano dell'Antico Testamento. Ma contemporaneamente nella Chiesa, nata dalla predicazione di Gesù Cristo, si vennero a creare dei nuovi libri. Sono i libri del Nuovo Testamento. E anche questi furono raccolti in un canone. Il canone propriamente venne fissato solo nel IV secolo, al tempo del Concilio di Nicea, 325.
durante l'impero di Costantino, nel momento in cui il cristianesimo viene riconosciuto come religione lecita e quindi le autorità cristiane hanno la possibilità di organizzarsi. Naturalmente nei secoli precedenti c'era stato un controllo di tutta questa letteratura e quando venne fatta la scelta dei libri canonici e vennero fissati gli elenchi dei libri che dovevano essere considerati parola di Dio, ispirati dall'opera dello Spirito Santo, si tenne come criterio una triplice caratteristica. I padri conciliari stabilirono di adottare come libri ispirati quelli che erano stati da tutti, da sempre, dovunque letti nella liturgia. È un criterio molto importante, cioè la universalità della presenza dei testi e della universale accoglienza in tutti quei tempi dei primi 3 secoli in cui c'era stata una vita cristiana per lo più segreta, perché in epoca di persecuzione. Si accorsero che, ad esempio, ad Alessandria d'Egitto, come ad Antiochia in Siria, o a Efeso in Asia, o a Corinto in Grecia, o a Roma in Italia, Lione in Gallia, Cartagine nella Africa proconsolare. Tutte queste chiese, grandi comunità che vivevano in grandi città, conoscevano i Vangeli di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni. In tutte queste grandi città si usavano questi 4 testi, né uno di più né uno di meno. In tutte, da sempre, era letto questo gruppo di testi. Lo stesso vale per le lettere di Paolo, per le lettere cattoliche, per l'Apocalisse. Su qualche testo ci fu un po' di incertezza, perché alcune chiese non erano del tutto disponibili, erano incerte. Ad esempio l'Apocalisse nel mondo siriaco non era vista bene. E quindi si discuteva se si poteva considerare o no canonica. Solo alcuni libri minori del Nuovo Testamento ebbero delle discussioni. Quindi non si trattò di eliminare gli altri, ma si trattò di scegliere quelli che erano comuni a tutti. E questa comunanza si spiegava proprio dal fatto che fossero opere apostoliche nate nella comunità cristiana retta dagli apostoli e controllata dalla tradizione autentica dei testimoni oculari. Questi libri, che furono valutati positivamente da tutti, erano appoggiati dalla testimonianza apostolica. Il concetto di apocrifo nasce per contrasto. Tutti i libri che non rientrano nel canone, nell'elenco misurato e stabilito dall'autorità, sono considerati apocrifi. Il termine però è ambiguo e strano.
Apocrifo significa nascosto. È nato, almeno a quanto sembra, come titolo di un libro gnostico composto in Egitto, che prendeva proprio il nome di Apocrifo di Giovanni. Chi lo ha scritto lo ha intitolato Libro segreto di Giovanni. Apocrifo vuol dire appunto testo segreto, nascosto, cioè appartenente ad un movimento esoterico, cioè un gruppo chiuso dentro, ristretto ad una piccola cerchia di iniziati. Un libro non destinato al pubblico, ma da tenere segreto, riservato a quel gruppo di adepti che conoscono le teorie segrete. Si tratta di sette religiose, filosofiche, che sviluppavano pensieri, riflessioni, visioni religiose in qualche modo legate al mondo cristiano, alla rivelazione di Gesù Cristo, alla tradizione biblica, ma poi avevano preso una strada particolare, con sviluppi filosofici spesso molto strani. Ma l'obiettivo loro era quello di riservare questa conoscenza al piccolo gruppo degli iniziati. Per cui il testo è definito apocrifon. Ora, questo termine lentamente si diffuse e divenne generale. Inizia significando libro esoterico, nascosto, riservato a pochi. Finisce per essere inteso come eretico, cioè contenente delle dottrine sbagliate, contrarie all'insegnamento ufficiale della Chiesa. Nel linguaggio corrente del mondo patristico dei primi secoli, chiamare apocrifo un testo voleva dire che era scorretto, contenente falsità, non adottabile, pericoloso da leggere. In ogni caso, secondario, marginale, non da prendere come testo ispirato. Non venne quindi a crearsi una categoria di apocrifi per decisione, come se qualcuno avesse avuto su un tavolo una serie di libri e avesse separato: questi li consideriamo canonici, quelli invece li consideriamo apocrifi. Questo schema è abbastanza diffuso nella mente delle persone, ma non è corretto. Il canone è il risultato di una scelta legata all'uso di tutte le comunità. Quello che non era usato venne genericamente definito apocrifo. Potete immaginare che in una società antica dove le comunicazioni non erano per nulla facili, dove il testo doveva essere ricopiato a mano ogni volta, diffondere un libro in tutte le parti dell'impero romano e farlo accettare da tutte le comunità, al punto che lo leggessero durante le preghiere ufficiali, non era cosa scontata, difficilissima. Il fatto che i 27 libri del Nuovo Testamento fossero invece conosciuti da tutti, dovunque e da sempre utilizzati nelle liturgie,
ci garantisce che effettivamente ci fu una capillare diffusione dei testi ritenuti apostolici, garanti credibili dell'insegnamento di Gesù e dei suoi primi discepoli. Invece, tutti gli altri scritti che vennero prodotti successivamente furono particolari, cioè legati ad un gruppo, ad un movimento, ad una chiesa magari, ma limitata ad un settore, ad una zona, ad una regione geografica. Quei testi si divulgarono, ad esempio, in Egitto, ma non arrivarono mai in Siria, in Grecia, in Italia, in Gallia. Rimasero nell'ambiente egiziano. Dal greco vennero tradotti in copto e rimasero patrimonio di una piccola comunità che lentamente si estinse e andarono perduti, perché erano conosciuti solo in un ristretto ambiente e non ebbero una storia letteraria di diffusione. Questo avviene per un'infinità di testi. Ci sono alcuni romanzi dell'Ottocento che continuiamo a studiare a scuola e sono continuamente pubblicati e letti, tradotti in altre lingue. E invece ce ne sono moltissimi altri che sono stati stampati una volta, mai più ristampati e si trovano solo in alcune librerie o biblioteche specializzate e non sono conosciuti. Allora potremmo anche dire che sono canonici i libri che entrano nelle nostre letterature, italiana, francese, e tutti gli altri, che pure sono stati scritti e sono presenti, sono apocrifi, sono nascosti, ma non perché qualcuno li vuole nascondere, è perché non hanno avuto la forza di imporsi, non sono diventati famosi, non sono stati riconosciuti come testi meritevoli di essere letti, di essere proposti alle nuove generazioni come elementi formativi. Prima di affrontare la lettura o la presentazione di testi apocrifi del Nuovo Testamento, vorrei però dire alcune cose sugli apocrifi dell'Antico Testamento e notare un cambiamento di terminologia importante. Nel mondo protestante vengono chiamati apocrifi quelli che noi cattolici chiamiamo deuterocanonici. Nell'Antico Testamento, come dicevo all'inizio, noi cattolici abbiamo compreso i libri del canone alessandrino, il libro della Sapienza, il libro del Siracide, le storie di Tobia e di Giuditta, i 2 libri dei Maccabei, il libro di Baruch. Sono testi che i protestanti non considerano canonici, ma spesso pubblicano nelle loro Bibbie. Allora è possibile trovare un'edizione della Bibbia, dell'Antico Testamento, con il titolo Antico Testamento con gli apocrifi. Uno compra il libro e nel catalogo degli apocrifi trova Sapienza, Siracide, Tobia, Giuditta. Sono quei libri che si trovano abitualmente nelle nostre Bibbie. Infatti, nell'ambiente protestante, soprattutto inglese e americano, quelli che noi chiamiamo apocrifi li chiamano pseudoepigrafi, cioè libri che hanno un titolo falso. Sono attribuiti a qualcuno senza essere stati veramente scritti da quel personaggio. Questi 2 volumi, ad esempio, sono l'edizione
inglese della raccolta dei libri pseudoepigrafici relativi all'Antico Testamento. Noi in italiano li chiameremmo apocrifi dell'Antico Testamento. Questi sono solo 3 dei 5 volumi che Paolo Sacchi ha curato raccogliendo gli apocrifi dell'Antico Testamento. È una terminologia moderna. Con apocrifi dell'Antico Testamento intendiamo libri della tradizione giudaica scritti durante l'epoca in cui è stato scritto l'Antico Testamento. Quindi in genere pre-cristiani o del primo secolo d.C. Sono testi di tradizione giudaica, appartenenti al mondo dell'ebraismo antico, perché non tutto quello che hanno scritto i giudei è diventato Bibbia. La raccolta dell'Antico Testamento contiene alcuni libri, ma ne erano scritti molti di più. In genere, tutti questi testi, non compresi nel canone, andarono perduti o rimasero in traduzioni di lingue marginali. Vorrei fare il caso più importante che riguarda Enoch. Il cosiddetto primo libro di Enoch è un volume enorme che contiene di fatto 5 libri. Noi potremmo chiamarlo Pentateuco enochico. Questi 5 libri sono di epoche diverse. Il primo si chiama Libro dei Vigilanti. È il più antico, risale al IV secolo a.C. Fu scritto in aramaico. Venne tradotto in greco, ebbe una grande diffusione. Chi evangelizzò l'Etiopia portò oltre ai libri dell'Antico e del Nuovo Testamento anche i libri di Enoch e vennero tradotti in etiopico classico, la lingua che si chiama Ge'ez. La Chiesa cristiana di Etiopia considera canonico il libro di Enoch, che comprende 5 libretti: il libro dei vigilanti, il libro delle parabole, il libro dell'astronomia, il libro dei sogni e l'epistola di Enoch. Fu sempre conosciuto questo testo, ma in etiopico. I testi greci non furono più ricopiati e sparirono. I testi aramaici ugualmente. Il mondo giudaico e il mondo cristiano nell'antichità, nel Medioevo e nell'epoca moderna non considerarono questi testi. Rimasero patrimonio etiopico. E solo in epoca moderna, nel 1700, venendo a contatto attraverso il colonialismo del mondo etiopico, una Bibbia in etiopico venne portata in Inghilterra, venne tradotta in inglese e si scoprì che aveva dei libri in più. E il mondo culturale anglosassone nell'Ottocento scoprì il libro di Enoch, ma rimase un patrimonio riservato a pochi. Io penso che Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli e di altri libri importanti del genere che diciamo fantasy, ebbe la possibilità di leggere a Oxford questi testi e prese lo spunto proprio da queste immagini di lotte di angeli buoni e cattivi per costruire la sua enorme storia fantastica del mondo. La cosa divenne molto più interessante quando a Qumran, a metà del secolo scorso, nelle grotte vennero trovati dei frammenti in greco e in aramaico dei libri di Enoch.
Per cui si capì che effettivamente questi testi circolavano nell'ambiente giudaico. Che cosa dicevano questi testi? Che cosa dicono? Perché li abbiamo a nostra disposizione, li possiamo leggere tranquillamente tradotti in italiano con ampi commenti. Parlano di una contaminazione angelica. L'idea di fondo è che il male nel mondo si diffuse a causa degli angeli ribelli. Un gruppo di angeli si ribellò a Dio e si unì alle donne, facendo nascere i giganti, contaminando la natura, creando una situazione di porcheria cosmica. Per cui la rovina della terra è causata da queste forze angeliche. Non è possibile per l'uomo venirne fuori. L'unica possibilità di salvezza è un intervento di Dio. Questi che noi chiamiamo apocalittici, ma sarebbe meglio chiamare enochici, perché aderenti ad un movimento giudaico che conosciamo come enochismo, aspettavano il giudizio di Dio. Enoch è un personaggio che precede il diluvio, è il settimo discendente di Adamo. Un gruppo di sacerdoti giudei nel V-IV secolo a.C. si separò da quelli sadociti che scrissero il Pentateuco di Mosè e presero come loro santo patrono questo patriarca Enoch e gli attribuirono tutte visioni sul mondo angelico soprattutto. E in questi testi raccolsero molti insegnamenti esoterici, strani, mistici, che si conservarono per secoli. Ebbero altre opere che nacquero nel primo secolo a.C., primo secolo d.C., venne fatta una raccolta di tutto questo. Se andate a vedere la lettera di Giuda, uno dei testi cattolici del Nuovo Testamento, al versetto 14 viene citato il profeta Enoch e viene fatta una citazione esplicita dall'introduzione del primo libro di Enoch. Non lo troviamo da nessuna parte se non nella raccolta degli apocrifi dell'Antico Testamento. Questi sono utilissimi per comprendere il mondo giudaico, perché sono un'altra documentazione del modo di pensare dei giudei che vivevano in quel tempo e in quell'ambiente. Non abbiamo solo il testo biblico, abbiamo anche altri libri. Però la tradizione ci ha insegnato che questi sono da considerare ispirati come rivelazione di Dio. Gli altri sono frutto di pensiero, elucubrazione, ragionamento di persone intelligenti, magari grandi filosofi, ma da non prendere come rivelazione di Dio.